a casa mi veniva. Lo sapevi che anche molti musicisti professionisti lo pensano, anche se non lo dicono? Non esiste insegnante di musica al mondo che non si sia sentito dire almeno una volta questa frase e che non ci abbia scherzato su più o meno bonariamente. Questo perché chi ha un po' di esperienza sa benissimo che dietro questa affermazione in realtà si nasconde qualche default di preparazione. Eppure dietro questa frase, su cui si è fatta tanta ironia, si cela probabilmente anche una certa parte di verità, perché ci sono molti musicisti in carriera che lamentano di soffrire di un certo gap, ampio o meno ampio, tra come suonano quando sono a casa e come suonano quando si trovano in pubblico. E come si manifesta questo gap? Per esempio, quando sei a casa ti senti libero, ti senti sciolto, ti senti creativo, e invece quando vai in pubblico ti senti rigido, a disagio, impacciato. Oppure dopo aver suonato ti resta un po' quell'amaro in bocca, quella sensazione di non aver dato tutto te stesso, di essere stato magari un po' distaccato emotivamente, oppure distratto. O ancora ti sembra di esserti preparato benissimo e poi quando vai in pubblico non ti senti all'altezza della situazione e magari ti perdi proprio in quei passaggi che ti sono sempre venuti. Sì, e nella peggiore delle ipotesi, suonare da solo a casa e suonare in pubblico sembrano essere due universi paralleli che non si toccano mai. Ad ogni modo non preoccuparti perché queste situazioni sono molto comuni tra i musicisti e anche noi possiamo tranquillamente dire che ci siamo passati. Diciamo che negli ormai quasi 30 anni che lavoriamo con i musicisti per aiutarli a migliorare le loro performance, abbiamo osservato che la paura spessissimo è la conseguenza naturale di una preparazione inadeguata o mal gestita. E includiamo nella preparazione non soltanto tutti gli aspetti strumentali e musicali che naturalmente diamo in qualche modo per scontati perché sono la parte essenziale della preparazione di un musicista, ma tutti quegli atteggiamenti, quelle abitudini che possono in maniera inconsapevole insinuarsi un po' alla volta nel modo di studiare e che una volta che hanno preso radice possono diventare dei veri e propri disturbi nel momento in cui va in pubblico. E allora vediamole insieme, proprio queste 4 abitudini, le 4 abitudini più frequenti che, se vengono coltivate durante lo studio, possono alimentare la tua paura di suonare in pubblico e la tua ansia da performance. La prima abitudine è allenare i pensieri negativi. Molti musicisti si lamentano con noi del fatto che non riescono, durante il concerto, a tenere sotto controllo la loro mente. Sono assaliti da pensieri negativi, da questo dialogo interno che, come una specie di suocera interiore, commenta ogni cosa che fanno. Forse ti parli perché stai giudicando come stai suonando, oppure ti stai immaginando quello che sta pensando qualche persona nel pubblico, o ancora ti vengono dei pensieri che non c'entrano niente con quello che stai facendo. Ho dimenticato di pagare la bolletta, oppure chissà cosa si mangerà stasera dopo il concerto. Se ti succede, e soprattutto se non riesci a tenere a bada il tuo dialogo interno, forse non ti rendi conto che è proprio perché lo hai allenato tantissimo durante il tuo studio e magari anche nella tua vita quotidiana. Tutto quello che noi ripetiamo si rinforza e diventa parte di noi stessi. Ci sono molte strategie per gestire il dialogo interno. Negli anni ne abbiamo studiate e create tante. Ma il primo passo fondamentale è quello della consapevolezza. Renditi conto di che cosa pensi. Per esempio, cosa pensi mentre studi? Cosa pensi prima di entrare in pubblico? Quali immagini ti fai? E soprattutto, come ti fanno sentire queste immagini, questi pensieri? Ti fanno sentire in un modo che ti aiuta a suonare come vorresti? E poi quando hai fatto questo passo, hai preso coscienza e ti rendi conto di avere questi pensieri, in quel momento, invece di semplicemente lasciarti andare a questi pensieri, oppure tentare di combatterli, di lottare contro, fermati per un momento e considera quali altri pensieri potrei fare in questo momento, potrei formulare che mi siano d'aiuto, che mi ispirino, che mi incoraggino e che mi aiutino a tirare veramente fuori il meglio di me. La seconda abitudine da evitare è concentrarti sulle cose che non puoi controllare. Quando si suona in pubblico possono accadere molte cose che non sono sempre piacevoli o confortevoli. Sono cose inaspettate che non puoi controllare. Per esempio un cellulare che suona nel pubblico, oppure la commissione che si mette a chiacchierare, oppure un collega che suona con te che è agitatissimo,
Oppure il tuo compagno di leggio che fa delle battute irritanti, o i tempi di attesa che si allungano ben oltre il previsto. Però se ti ci concentri e ti attacchi, metti tutta la tua energia su quello. Questa idea che la riuscita della tua performance dipende da qualcuno o da qualcosa che non sei tu, può sfociare in vere e proprie superstizioni. E quindi qui nascono i gesti scaramantici, i rituali più o meno complessi, I colori che si devono indossare o che non bisogna indossare. quelle parole che porta bene pronunciare, Quei titoli di opera che non vanno assolutamente nominati. oppure le persone che portano fortuna o portano sfortuna. Come possiamo evitare la trappola di dare potere a tutte queste cose? Quando ti prepari per il prossimo concerto, la prossima performance pubblica, prendi carta e penna e fai un elenco di tutti quegli aspetti che dipendono esclusivamente da te per il successo della tua performance. Quindi la preparazione strumentale, la preparazione musicale, l'organizzazione del tempo, dello studio, delle prove con gli altri, della buona comunicazione con i tuoi partner, e metti tutte queste cose al centro della tua preparazione. Ricordati poi che ci sono altre cose che sono apparentemente, e sottolineo apparentemente, non controllabili. Stiamo parlando delle reazioni fisiche, per esempio le mani fredde, le mani sudate, il tremore, il batticuore. Tutte queste cose possono essere affrontate e superate con delle strategie appropriate. E quindi questo ci porta alla terza abitudine da evitare, che è quella di sottovalutare o addirittura ignorare le tue sensazioni fisiche. Quindi non mettere abbastanza attenzione al tuo primo strumento, il corpo. Sarà capitato anche a te di essere preso dall'ansia della preparazione, magari dal bisogno di avere tutto sotto controllo, di essere perfetto, oppure di mettere a punto quell'idea bella, speciale che ti è venuta, e preso da questo sforzo dimenticare o non accorgerti che magari hai bloccato il respiro, che la tua postura non è proprio delle migliori, di aver sviluppato magari delle tensioni muscolari inappropriate. E noi abbiamo aiutato moltissimi musicisti a superare le loro paure, a volte anche paralizzanti, proprio sviluppando una maggiore consapevolezza fisica, una maggiore coscienza del loro respiro, della loro postura, e siamo ancora oggi, dopo molto tempo, meravigliati di come questo tipo di contatto col corpo possa portare una maggiore fiducia in se stessi, una maggiore piacere nel suonare. Per migliorare il rapporto col tuo corpo suonando, puoi intanto leggere il capitolo La musica nel corpo nel nostro libro Maestro di te stesso, edito da Curci. Ci troverai moltissimi esercizi e strategie facili da applicare. La quarta abitudine è non essere pienamente presente. La musica e la performance richiedono una grande presenza, e quando vai in pubblico, in qualche modo l'attenzione stessa del pubblico, il desiderio di dare il meglio, la responsabilità che senti, aumentano la tua attenzione e in qualche modo tutto sembra diventare più reale. Per esempio, potrebbe succedere che diventi improvvisamente consapevole dell'importanza di certi dettagli che magari durante lo studio avevi completamente trascurato. Se non alleni la tua presenza durante lo studio, rischi, quando sei in pubblico, di non trovarti pienamente presente, e questo ti può mettere molto in difficoltà. Ma che cosa indebolisce la nostra capacità di essere pienamente presenti? Beh, per esempio, lasciare che la tua attenzione divaghi, pensare ad altro, guardare continuamente lo smartphone. Sì, anche studiare meccanicamente, accendere il metronomo e staccare il cervello. E come sviluppare questa capacità di essere presenti? Naturalmente sono molte le cose, soprattutto valutare bene le tue motivazioni, essere allineato con le tue motivazioni, i tuoi obiettivi nel suonare, e poi infine, come abbiamo già detto, la consapevolezza corporea è un aspetto molto importante della presenza. Sì, perché la consapevolezza corporea ti porta nel qui e ora, perché la presenza è essere adesso qua, non è essere nella mente, in quello che hai fatto prima o in quello che succederà dopo. Quindi eccoti 2 piccoli passi che puoi fare da subito per migliorare la tua presenza. Il primo è: ogni volta che ripeti un passaggio, ricordati di avere ben chiara l'intenzione e l'obiettivo che hai nel ripeterlo. Perché lo sto ripetendo? Che cosa voglio ottenere? E la seconda cosa è: soffermati ad ascoltare quello che fai. Prenditi il tempo per entrare nei dettagli e apprezzare ogni aspetto della musica che suoni. Coltivare questa pratica di ascolto, di attenzione ai dettagli, vuol dire anche ricercare la bellezza, dare spazio e valore alla bellezza di quello che fai e imparare a goderne maggiormente, permetterti di goderne. Bene, per oggi è tutto. Se hai delle domande o se vuoi condividere con noi le tue scoperte, scrivici.
e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuto. Ciao!